Lezione 1. Apprezzamento e professionalità. In qualsiasi ambiente lavorativo, stima e professionalità vanno di pari passo. Sono pienamente d'accordo. Riconoscere il duro lavoro crea un'atmosfera positiva. Sì, motiva le persone a dare il massimo e a impegnarsi per raggiungere l'eccellenza. Lo farò sicuramente. Un po' di apprezzamento può fare un'enorme differenza. Assolutamente. Dimostra che apprezziamo il contributo reciproco. E incoraggia il lavoro di squadra e la collaborazione tra colleghi. Assicuriamoci di celebrare insieme i nostri successi, grandi o piccoli. Sì, creare una cultura di apprezzamento porterà benefici a tutti i soggetti coinvolti. Ecco come creare un ambiente di supporto e professionale. Lezione 2. L'impatto di Oliver Cromwell. Nel 1600, Oliver Cromwell cercò di rendere protestante l'Irlanda scacciando i cattolici. Si tratta di un momento significativo nella storia, che riflette gli intensi conflitti religiosi di quel periodo. Sì, il suo obiettivo era quello di introdurre coloni protestanti, cosa che cambiò radicalmente il panorama dell'Irlanda. È affascinante come queste azioni abbiano avuto effetti duraturi sulla cultura e sull'identità irlandese. Assolutamente. Le tensioni create in quel periodo risuonano ancora oggi in vari modi. È un promemoria di come le lotte di potere possano portare a profonde divisioni all'interno di una società. Sì, e comprendere questa storia può aiutarci ad apprezzare le complessità dell'Irlanda moderna. Sono d'accordo. Imparare dal passato può guidarci verso un futuro più inclusivo. Continuiamo ad esplorare come gli eventi storici plasmano il nostro presente. Lezione 3. Preparazione fisica. Di recente, il governo federale ha interrotto la partecipazione a causa dell'inattività e della scarsa preparazione fisica. È preoccupante. Sottolinea l'importanza di mantenere uno stile di vita sano. Sì, è fondamentale che gli individui rimangano attivi, soprattutto in contesti competitivi. Mi chiedo quali misure si possano adottare per migliorare la forma fisica dei partecipanti. Un buon inizio può essere quello di informarsi su un allenamento adeguato e sull'esercizio fisico regolare. Assolutamente. Incoraggiare una cultura di salute e fitness può portare a risultati migliori. È fondamentale affrontare questi problemi prima che degenerino ulteriormente. Sono d'accordo. Adottare misure proattive può fare una differenza significativa nel benessere generale. Discutiamo di come promuovere l'attività fisica nella nostra comunità. Lezione 4. Correggere i malintesi. Sono pienamente d'accordo, dobbiamo porre rimedio a questa situazione per evitare ulteriori malintesi. Sì, una comunicazione chiara è fondamentale per risolvere eventuali conflitti. È importante affrontare i problemi in modo diretto e onesto con tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. Un dialogo aperto può portare a una migliore comprensione e collaborazione. Credo che lavorando insieme possiamo trovare soluzioni efficaci. Sì, ed è essenziale garantire che tutti si sentano ascoltati e apprezzati. Fissiamo un incontro per discutere ulteriormente di questo argomento e chiarire eventuali dubbi. Ottima idea. Sono sicuro che ci aiuterà ad andare avanti positivamente. Non vedo l'ora di risolvere questo problema insieme.
Lezione 5. Revisione delle proposte. Buongiorno. Ho esaminato la proposta che mi hai inviato. Buongiorno. Sono contento che tu abbia avuto modo di dargli un'occhiata. Sì, ho trovato alcuni spunti interessanti, ma credo che dovremmo apportare alcune modifiche. È comprensibile. Mi piacerebbe conoscere le tue opinioni su ciò che necessita di miglioramenti. Credo che dovremmo chiarire alcune sezioni per rendere più espliciti i nostri obiettivi. Assolutamente. Obiettivi chiari aiuteranno tutti a capire meglio i nostri obiettivi. Sto anche valutando di aggiungere maggiori dettagli sui nostri tempi e sul nostro budget. Sembra una mossa saggia, poiché fornirà un quadro più chiaro alle parti interessate. Lavoriamo insieme per apportare queste revisioni, così da poter presentare una proposta efficace. Lezione 6. Interagire con i commenti. Penso che sia essenziale includere commenti e porre domande nelle mie didascalie che abbiano senso. Assolutamente. Interagire con il tuo pubblico dimostra che dai valore al suo contributo e alle sue idee. Sì, può creare un senso di comunità, incoraggiando una maggiore interazione. Sono d'accordo. Quando i follower si sentono ascoltati, è più probabile che interagiscano regolarmente. Mi aiuta anche a capire quali sono i contenuti che più li colpiscono. Esatto. Il feedback è prezioso per migliorare e far evolvere i tuoi contenuti. Proviamo a fare brainstorming su alcune idee per domande che potrebbero dare vita a discussioni interessanti. Ottima idea. Non vedo l'ora di vedere come reagirà il pubblico al nostro nuovo approccio. Ecco come creare una connessione più forte con i nostri follower. Lezione 7. Strumenti musicali. Ho pensato di suonare un sassofono, un trombone, un corno francese, un clarinetto o un flauto, ma non ero sicuro di quale scegliere. Che varietà di strumenti! Ognuno ha il suo suono e il suo stile unici. Sì, mi piace molto il modo in cui strumenti diversi riescono a creare emozioni completamente diverse nella musica. Assolutamente. Hai pensato a che tipo di musica vuoi suonare? Tendo a preferire il jazz, che potrebbe essere il genere più adatto al sassofono. Sembra perfetto. Il sassofono ha un suono così ricco e pieno di soul nel jazz. Sono d'accordo. Ma trovo anche la versatilità del clarinetto piuttosto attraente. Entrambe sono scelte fantastiche. Andiamo in un negozio di musica e proviamole. Sì, questo mi aiuterebbe a decidere quale strumento è più adatto a me. Lezione 8. Esperienze frustranti. Deve essere frustrante quando qualcuno mi taglia la fila. Oh, certo che lo è. È uno di quei momenti che mettono a dura prova la pazienza. Hai detto loro qualcosa o hai lasciato perdere? Presi un respiro profondo e decisi di lasciar perdere. Non ne valeva la pena. È una scelta saggia. A volte è meglio evitare il confronto. Sì, ma la prossima volta mi ricordo sempre di essere più assertivo. È importante farsi valere, ma è fondamentale scegliere con saggezza le proprie battaglie. Assolutamente. Concentriamoci sulle interazioni positive e lasciamo andare la negatività. Sono d'accordo. La vita è troppo breve per soffermarsi sui momenti frustranti.
Lezione 9. Cultura cubana. Influenzato dalla cultura cubana, il tabacco è ampiamente coltivato a Cuba e nelle zone limitrofe. Sì, è affascinante quanto la coltivazione del tabacco sia profondamente radicata nella loro storia. Assolutamente. La maestria artigianale impiegata per realizzare i sigari è davvero impressionante. Ho letto che i sigari cubani sono considerati tra i migliori al mondo. Sì, ed è interessante come il clima e il terreno contribuiscano al loro sapore unico. Davvero? Mi piacerebbe molto saperne di più sul processo di coltivazione del tabacco. Quando ne avremo l'occasione, organizzeremo una visita a una piantagione di tabacco. Sembra un'esperienza fantastica. Non vedo l'ora di viverla di persona. Eccoci qui ad esplorare e apprezzare la ricca cultura di Cuba. Lezione 10. Uso di droghe nello sport. L'uso di droghe tra gli atleti canadesi era molto diffuso e l'inchiesta ha evidenziato notevoli preoccupazioni. Sì, è allarmante pensare a quanto fosse diffuso il problema nello sport. Assolutamente. Solleva dubbi sull'integrità delle competizioni sportive. Sono d'accordo. È fondamentale promuovere il fair play e pratiche sane tra gli atleti. Probabilmente l'indagine mirava a risolvere questi problemi e ad attuare normative migliori. Sì, ed è fondamentale che le organizzazioni sportive prendano sul serio queste scoperte. Spero che aumentando la consapevolezza potremo prevenire problemi simili in futuro. Assolutamente. Promuovere una cultura di onestà e salute è fondamentale per lo sport. Continuiamo a sostenere iniziative che promuovono una concorrenza pulita e leale. Lezione 11. Raccomandazioni della guida. La nostra guida consiglia di provare la cucina locale quando visitiamo nuovi posti. Ottimo suggerimento. Provare i piatti tipici locali è uno dei momenti migliori del viaggio. Sì, ci permette di vivere la cultura in un modo più autentico. Sono completamente d'accordo. Il cibo può raccontare moltissimo sulla storia e le tradizioni di un paese. Facciamo una lista dei piatti assolutamente da provare tratti dalla guida. Ottima idea. Non vedo l'ora di provare tutto quello che i ristoranti locali hanno da offrire. E non dimentichiamoci di chiedere consiglio anche alla gente del posto. Assolutamente. Le loro intuizioni possono condurci a tesori nascosti che non sono presenti nella guida. Eccoci alle deliziose avventure che ci attendono. Lezione 12. Obiettivi di fitness. Ciao. Anche tu sei appassionato di fitness. Sì, voglio essere sano e mantenere uno stile di vita equilibrato. Fantastico. Come fai a rimanere motivato ad allenarti regolarmente? Mi pongo piccoli obiettivi, il che rende più facile restare sulla buona strada. Io faccio qualcosa di simile, mi aiuta a celebrare i piccoli traguardi. Esatto. In più, trovare attività divertenti rende le cose più eccitanti. Mi piace provare nuovi allenamenti o corsi per mantenermi sempre aggiornato. Anche noi. Motiviamoci a vicenda a rimanere attivi e a raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Assolutamente. Brindiamo a uno stile di vita più sano insieme. Lezione 13. Recite scolastiche.
Facevo parte di una band e recitavo in alcune rappresentazioni teatrali al liceo. Fantastico! A che tipo di spettacoli teatrali hai partecipato? Gli spettacoli erano tutti musical, quindi avevo la possibilità di cantare e di esibirmi sul palco. Sembra un'esperienza fantastica. Adoro i musical. Sono stati molto divertenti e ho apprezzato molto il lavoro di squadra che si è svolto. Sì, collaborare con altri può creare ricordi duraturi. Grazie a quelle esibizioni ho imparato molto sulla disciplina e sulla creatività. Deve essere stato gratificante vedere il tuo duro lavoro ripagato sul palco. Lo è stato davvero. Quelle esperienze hanno plasmato il mio amore per le arti performative. Lezione 14. Usi industriali del borace. Sapevi che il borace veniva estratto dal deserto utilizzando 20 muli legati insieme? È affascinante. È incredibile come sia stata trasportata una risorsa del genere. Sì, testimonia l'ingegnosità dell'epoca e l'importanza del borace. Quali sono oggi gli usi industriali del borace? Viene utilizzato nei prodotti per la pulizia, nei cosmetici e persino nella lavorazione del vetro. Wow, non avevo idea che avesse così tante applicazioni. Sì, è un minerale versatile che svolge un ruolo significativo in vari settori. È sorprendente come la natura ci fornisca risorse così utili. Assolutamente. Comprendere questi processi può approfondire il nostro apprezzamento per i materiali naturali. Lezione 15. Miglioramenti del sonno. Ha fatto qualche differenza per te? E infatti, dormo molto meglio e mi sveglio riposato. Fantastico! Un sonno di qualità è fondamentale per il nostro benessere. Sì, ho notato un miglioramento significativo del mio umore e dei miei livelli di energia. Il sonno influenza davvero molti aspetti della nostra vita, non è vero? Assolutamente. È fondamentale dare priorità al riposo e al relax. Sono felice di sapere che hai trovato una soluzione che funziona per te. Grazie. Condividiamoci consigli su come dormire meglio. Ottima idea! Insieme possiamo aiutarci a vicenda a mantenere sane abitudini del sonno. Lezione 16. Tutele per la privacy. Proteggere i nostri dati personali è più importante che mai. Sono pienamente d'accordo. È fondamentale essere consapevoli di ciò che condividiamo online. Sì, informarsi sulle norme sulla privacy può aiutarci a capire come vengono utilizzati i nostri dati. Certamente. È fondamentale conoscere i rischi connessi ai nostri dati personali. Mi assicuro sempre di controllare regolarmente le impostazioni dei miei account. È una mossa intelligente. Rimanere informati è fondamentale per proteggerci. Continuiamo a informarci sulla sicurezza digitale. Assolutamente. Possiamo aiutare anche gli altri a comprendere l'importanza della privacy. Ecco come essere proattivi riguardo alle nostre informazioni personali. Lezione 17. Pappagalli parlanti. Sapeva dire alcune cose e una delle frasi che imparò fu: "Ti amo, grazioso uccellino". Che adorabile! I pappagalli sono creature davvero interessanti, con la loro capacità di imitare il linguaggio. Sì,
possono essere molto divertenti e perfino creare legami con i loro proprietari. Ho sempre ammirato la loro intelligenza e la loro rapidità di apprendimento. È affascinante vedere come reagiscono anche all'interazione umana. Assolutamente. Avere un pappagallo come animale domestico deve portare tanta gioia e risate. Posso solo immaginare le conversazioni che avresti con un compagno così vivace. Sì. Possono davvero aggiungere un tocco di dinamicità speciale alla famiglia. Proviamo a prendere un animale domestico che possa interagire con noi in modo divertente. Lezione 18. Province atlantiche. Nella parte orientale del Canada si trovano le province atlantiche, che si affacciano sull'Oceano Atlantico. Sì, quelle province hanno una cultura e una storia marittima molto ricche. Assolutamente. L'oceano influenza il loro stile di vita, la loro economia e le loro tradizioni. Adoro la bellezza e la varietà del paesaggio costiero. Sì, è incredibile pensare all'industria ittica di quel posto. Ho sentito dire che la gente di quelle province è nota per la sua ospitalità. È vero. C'è qualcosa di speciale nel calore delle comunità costiere. Mi piacerebbe visitare e vivere in prima persona il fascino delle province atlantiche. Organizziamo un viaggio ed esploriamo tutta la bellezza che hanno da offrire. Lezione 19. Scelte di moda. Sembra interessante. Dovrò darci un'occhiata. Hai qualche consiglio di stile? Assolutamente. Penso che la sovrapposizione possa davvero valorizzare un outfit e dargli profondità. Sì, la sovrapposizione è un ottimo modo per mescolare e abbinare stili diversi. Anche gli accessori possono fare un'enorme differenza nel completare un outfit. Sono d'accordo. Un semplice accessorio può impreziosire anche il look più semplice. Si tratta di esprimere la tua personalità attraverso le scelte di abbigliamento. Sì, e adoro il modo in cui la moda può riflettere chi siamo come individui. Continuiamo a esplorare nuovi stili e a condividere idee tra di noi. Assolutamente. Alla scoperta del nostro senso unico per la moda. Lezione 20. Deliziosa lasagna. Mi piace provare nuove ricette, ma la mia lasagna è squisita e piace a tutti. Sembra delizioso. Ho sempre apprezzato le lasagne. È un piatto classico e credo che il segreto risieda negli strati e nella salsa. Dovrei assolutamente provare a farlo prima o poi. Hai qualche consiglio? Assolutamente. Il segreto è lasciarlo cuocere abbastanza a lungo da far amalgamare tutti i sapori. Lo terrò a mente. Cosa ci servi di solito? Un'insalata fresca e del pane all'aglio sono l'accompagnamento perfetto. Che buono! Posso già immaginare quanto sia buono. Presto organizzeremo una cena e potrò prepararti la lasagna. Lezione 21. Budget di viaggio. Pensi che la cifra che abbiamo a disposizione per questo viaggio sia sufficiente? Credo che sia sicuramente fattibile se pianifichiamo con saggezza. E se lungo il cammino trovassimo qualche buona offerta? Esatto. Possiamo sempre cercare sconti e offerte speciali.
Inoltre, ci sono tantissime attività gratuite a cui partecipare. Esatto, esplorare la natura è spesso la parte migliore di ogni viaggio. Non vedo l'ora di scoprire quali avventure ci attendono. Anch'io. Sarà un'esperienza indimenticabile. Assicuriamoci di gestire il budget in modo oculato, così potremo goderci ogni cosa. Lezione 22. Partnership con gli influencer. Che dire delle partnership con influencer per il nostro progetto? Penso che sia una buona idea. Aumenterà notevolmente la nostra portata. Collaborare con influencer famosi potrebbe portare nuovi pubblici. Sì, e i loro follower potrebbero diventare anche nostri fan più fedeli. Si tratta di creare connessioni autentiche con gli spettatori. Esatto. I contenuti coinvolgenti sono ciò che fa sì che le persone tornino. Facciamo un brainstorming su alcuni potenziali partner che potremmo contattare. Sembra perfetto, ho già qualche nome in mente. Fantastico! Insieme possiamo creare qualcosa di davvero straordinario. Lezione 23. Esperienza di apprendimento. È stato un po' impegnativo, ma mi è davvero piaciuto imparare qualcosa di nuovo. Sono completamente d'accordo. È fondamentale uscire dalla propria zona di comfort. Spesso è proprio la lotta a portare alle esperienze più gratificanti. Sì, ed è affascinante vedere quanto possiamo crescere. Adoro scoprire nuove competenze che non avrei mai pensato di padroneggiare. Ci dà la forza di superare gli ostacoli e raggiungere i nostri obiettivi. Continuiamo a impegnarci per imparare ancora di più. Assolutamente. Il viaggio dell'apprendimento non finisce mai. Ecco come accettare le sfide e godersi ogni momento. Lezione 24. Dessert vivace. Che ne dite di provare l'igname viola o il frutto del drago per dei dessert dai colori vivaci? Sembra delizioso e anche visivamente spettacolare. Adoro i dolci che non sono solo gustosi ma anche colorati. Sì, la presentazione fa un'enorme differenza quando si tratta di cibo. Inoltre, questi ingredienti sono ricchi di sostanze nutritive. Esatto. I dessert salutari possono essere sia divertenti che appaganti. Sperimentiamo ricette che mettano in risalto questi sapori unici. Non vedo l'ora di vedere cosa possiamo creare insieme. Sarà sicuramente una deliziosa avventura culinaria. Lezione 25. Attività all'aperto. Contatemi pure. Quindi, oltre all'escursionismo, quali altre attività ti piacciono? Adoro andare in bicicletta. È un modo fantastico per esplorare nuovi posti. Sembra divertente. Mi piace anche andare in bici, soprattutto sui sentieri panoramici. Dovremmo organizzare presto un viaggio in bicicletta, magari lungo la costa. Certo. La vista sull'oceano renderebbe il tutto molto più piacevole. E lungo il cammino potremo fare picnic in posti bellissimi. Perfetto. Unire l'avventura al buon cibo è sempre vincente. Certo. Facciamolo presto. Non vedo l'ora di fare insieme delle gite all'aria aperta. Lezione 26. Norman Rockwell.
Sapevi che l'artista americano Norman Rockwell ha dipinto alcuni quadri che in realtà sembrano fotografie? Davvero? È affascinante. La sua attenzione ai dettagli era notevole. Sì, ha catturato momenti quotidiani in un modo davvero semplice. Ammiro il modo in cui racconta una storia attraverso ogni sua opera d'arte. È quasi come se potessimo percepire le emozioni delle persone che ha dipinto. Esatto. Il suo lavoro trova eco in così tante persone, di tutte le generazioni. Visiteremo presto un museo per vedere dal vivo alcune delle sue opere. Sembra un'idea fantastica. Mi piacerebbe vedere la sua arte da vicino. Non vedo l'ora di esplorare insieme i suoi capolavori. Lezione 27. Avventura escursionistica. Mi assicurerò di mettere in valigia l'attrezzatura da trekking e le canne da pesca, ma che dire del cibo? Abbiamo bisogno di spuntini a sufficienza per mantenere le energie durante il viaggio. Ottima osservazione. Pensavo che potremmo preparare dei panini, magari con tacchino e formaggio, e non dimenticare la frutta per una rapida carica di energia. Assolutamente sì, e non possiamo trascurare un po' di trail mix. È perfetto da sgranocchiare mentre esploriamo i sentieri, non credi? Sì, e mi piacerebbe molto portare anche delle barrette di cereali. Sono facili da mettere in valigia e forniscono una buona fonte di energia senza occupare troppo spazio. Sembra un piano solido. E le bevande? Dovremmo portare delle bottiglie d'acqua o magari qualcosa di più rinfrescante. Di sicuro abbiamo bisogno di molta acqua, ma credo che un paio di bottiglie di tè freddo potrebbero essere una bella coccola per quando facciamo una pausa. Ottima idea! E possiamo usare una borsa frigo per tenere tutto al fresco. La prendo prima di partire. Perfetto! Facciamo una lista di controllo per non dimenticare nulla di importante. Sarebbe un peccato perdersi un ottimo pasto all'aria aperta. D'accordo. Scriverò tutto ciò di cui abbiamo bisogno man mano che andiamo. Questo viaggio sarà indimenticabile. Lezione 28. Viaggio in Europa. Sì, sono stato in un paese meraviglioso in Europa, il Portogallo, e non riesco a smettere di pensare ai suoi paesaggi mozzafiato e alla sua cultura vibrante. Sembra fantastico. Quali sono stati i tuoi posti preferiti da visitare durante il tuo soggiorno? Ho sentito dire che la costa è mozzafiato. Assolutamente, la costa era spettacolare. Ho particolarmente apprezzato le scogliere di Lagos, dove l'oceano incontra le aspre formazioni rocciose. Sembrava una scena di un dipinto. Posso solo immaginare. Hai avuto modo di provare qualche piatto locale durante la tua esplorazione? Oh, certo. Mi sono concessa del pesce incredibile, soprattutto le sardine alla griglia, fresche e saporite. Ogni pasto è stato un'esperienza unica. Sembra delizioso. Ho sentito dire che i dolci portoghesi, come i pastéis de nata, sono assolutamente da provare. Ne hai assaggiati? Sì, ne ho mangiati diversi. Erano dolci e cremosi, e la crosta friabile era semplicemente perfetta. Mi pento di non averne portato un po' a casa. È sempre difficile lasciarsi alle spalle esperienze così meravigliose. Cos'altro ti è piaciuto della cultura locale? La gente era incredibilmente calorosa e accogliente. Ho adorato il modo in cui celebravano le loro tradizioni, soprattutto durante le feste locali. Mi ha fatto sentire come a casa. Lezione 29. Sogni di una rock band.
Mi piacerebbe far parte di una rock band, alcuni miei amici e io stiamo pensando di fondarne una nostra. È davvero emozionante. Sembra un'idea fantastica. Che tipo di musica volete suonare? Ci orientiamo verso il rock classico, ma siamo aperti ad aggiungere qualche influenza moderna per mantenerlo fresco e interessante. Adoro. Mescolare i generi può davvero creare un sound unico che ti distingue dalle altre band. Esatto. Inoltre, ci permette di esprimere i nostri stili individuali pur continuando a lavorare insieme come un'unità coesa. Hai pensato a dove ti esibirai? I locali della zona potrebbero essere un ottimo modo per far conoscere la tua musica alla comunità. Sì, ho cercato qualche piccolo locale che offra musica dal vivo. Sarebbe un'esperienza incredibile suonare davanti a un pubblico. Questo è lo spirito giusto. Esibirsi dal vivo può essere esaltante e snervante allo stesso tempo, ma fa tutto parte del percorso. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà questa avventura e le amicizie che costruiremo lungo il cammino. Lezione 30. Percorso di fitness. Sicuramente sono diventato più tonico e ho più energia durante il giorno grazie alla mia nuova routine di allenamento. Fantastico sentirlo. È incredibile come l'esercizio fisico regolare possa trasformare non solo il nostro corpo, ma anche il nostro benessere generale. Assolutamente. Non mi ero mai resa conto di quanta energia mi stessi perdendo finché non ho iniziato a integrare il fitness nella mia vita quotidiana. Che bella scoperta! Che tipo di allenamento ti piace di più? Mi sono concentrato su un mix di allenamento di forza e cardio e adoro il modo in cui ogni sessione mi lascia una sensazione di realizzazione e di energia. Sembra un approccio equilibrato. È importante trovare attività che ti piacciono per rimanere motivato. Certo. Apprezzo anche la lucidità mentale che deriva dall'allenamento. Mi aiuta ad affrontare la giornata con una mentalità più positiva. Sì, e condividere il tuo percorso di fitness con gli amici può renderlo ancora più piacevole. Hai mai pensato di allenarti insieme? Dovremmo assolutamente pianificarlo. Avere un compagno di allenamento può aiutarci a essere più responsabili e rendere l'attività fisica ancora più divertente. Lezione 31. Teatro emozionante. Forza! Lo spettacolo inizierà tra poco e sento già l'eccitazione nell'aria. Sarà uno spettacolo straordinario. Non vedo l'ora. L'attesa per uno spettacolo teatrale dal vivo è sempre emozionante. L'energia del pubblico contribuisce a creare l'atmosfera. Assolutamente. C'è qualcosa di magico nel vedere attori di talento dare vita a una storia proprio davanti ai nostri occhi. Sì, e non vedo l'ora di vedere come il regista ha interpretato la sceneggiatura. Ogni produzione offre una svolta unica alla narrazione. Esatto. È affascinante vedere come diversi elementi, dalla scenografia all'illuminazione, possano influenzare l'esperienza complessiva. Sono d'accordo. Adoro immergermi nel mondo che creano. È come entrare in un'altra realtà per un paio d'ore. E non dimentichiamo la musica e gli effetti sonori. Svolgono un ruolo fondamentale nel definire il tono e arricchire la storia. Assolutamente. Credo che ogni dettaglio contribuisca alla magia del teatro, rendendolo un'esperienza totalmente immersiva. Sono entusiasta di condividere questa esperienza con voi. Godiamoci ogni momento e poi discutiamo i nostri pensieri. Lezione 32. Stress lavorativo.
Ehi, hai notato quanto sia stressante il lavoro ultimamente? Sembra che tutti sentano la pressione. Sì, certo. Il carico di lavoro è aumentato notevolmente e sta mettendo a dura prova tutti noi. Esatto. Penso che sia importante trovare modi per gestire lo stress per mantenere il nostro benessere e la nostra produttività. Assolutamente. Fare delle pause e praticare la consapevolezza può davvero aiutare ad alleviare parte di quella pressione. Sono pienamente d'accordo. Anche brevi passeggiate o tecniche di rilassamento possono fare una grande differenza nel modo in cui gestiamo lo stress. Sì, ed è fondamentale sostenerci a vicenda in questi tempi frenetici. Un piccolo incoraggiamento può fare molto. Credo che dovremmo organizzare delle attività di team building per aiutare tutti a rilassarsi e a riconnettersi. Ottima idea. Creare un ambiente positivo può aumentare il morale e favorire la collaborazione. Non vedo l'ora di vedere come possiamo implementare questi cambiamenti. Renderanno il nostro posto di lavoro molto più piacevole. Lezione 33. Hobby e interessi. Ciao, hai degli hobby o interessi che ti appassionano anche al di fuori del lavoro? Sì, mi piace dipingere e suonare il pianoforte. Entrambe le attività mi permettono di esprimermi creativamente e di rilassarmi. Sembra fantastico. Ho sempre ammirato le persone che sanno creare arte. Deve essere appagante vedere le proprie idee prendere vita. Lo è davvero. C'è qualcosa di magico nel prendere una tela bianca e trasformarla in qualcosa di significativo. Immagino. E suonare il pianoforte deve essere anche un ottimo modo per canalizzare le proprie emozioni attraverso la musica. Assolutamente. Adoro come la musica riesca a trasmettere emozioni che a volte le parole non riescono a esprimere, rendendola una potente forma di espressione. Mi piacerebbe molto vedere alcune delle tue opere o ascoltarti suonare qualche volta. Deve essere un'esperienza incredibile. Sarò felice di condividerlo. Organizziamo una giornata in cui posso mostrarti i miei ultimi dipinti e suonarti qualche canzone. Sembra un piano perfetto. Non vedo l'ora di immergermi nel tuo mondo creativo e apprezzare il tuo talento. Lezione 34. Alloggi per le vacanze. Quando i miei genitori vanno in vacanza, di solito alloggiano in un motel o in un hotel, il che è comodo per i loro spostamenti. È una scelta comune. Soggiornare in motel o hotel può offrire loro comfort e accessibilità durante i loro viaggi. Esatto. Permette loro di concentrarsi sul godersi la vacanza senza il fastidio di cucinare o riordinare dopo. Sì, e avere a disposizione servizi come il servizio in camera e le piscine può migliorare la loro esperienza complessiva e il loro relax. Credo che sia importante che si sentano a loro agio e abbiano un posto dove rilassarsi dopo una lunga giornata di esplorazione. Assolutamente sì. Trovare la sistemazione giusta può fare la differenza nel creare esperienze di vacanza indimenticabili. Penso che dovremmo prendere in considerazione soluzioni simili per il nostro prossimo viaggio. Ci permetterebbero di goderci al massimo il nostro soggiorno. Sembra un'ottima idea. Cerchiamo di capire quali opzioni si adattano al nostro budget e alle nostre preferenze. Sì, e teniamo d'occhio anche i luoghi che offrono esperienze uniche. Renderanno il nostro viaggio ancora più emozionante. Lezione 35. Scelte di comunicazione. Ho usato il mio telefono per comunicare con loro mentre ero via. È una mossa davvero intelligente nell'era digitale.
Sì, restare in contatto è facilissimo ora, grazie alla tecnologia mobile, aiuta a mantenere le relazioni nonostante la distanza. Esatto. L'ho trovato incredibilmente utile per coordinare i piani e assicurarmi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Assolutamente. È incredibile la rapidità con cui possiamo scambiarci messaggi, foto e persino videochiamate per sentirci più vicini. Penso che aiuti ad alleviare un po' la solitudine che può derivare dall'essere lontani da casa. Sì, e consente conversazioni spontanee che possono rallegrare la tua giornata, ovunque tu sia. Non potrei essere più d'accordo. Viaggiare di recente ti ha aiutato a sentirti più connesso? Assolutamente sì. Mi è piaciuto molto poter condividere le mie esperienze in tempo reale, e questo ha fatto sentire i miei amici parte del viaggio. Fantastico! Continuiamo a usare i nostri telefoni con saggezza per rimanere connessi, anche durante le nostre avventure.